Cari amici di Boat Fishing Adventure, ben trovati. Quest'oggi mi trovo alla Marina di San Vincenzo e la sessione è già finita, nel senso che siamo partiti stamani mattina all'alba e nel giro di poco siamo riusciti a totalizzare l'obiettivo che ci eravamo prefissati di ottenere, e cioè la cattura dei tonni, e quindi siamo già tornati in porto grazie all'esperienza di Capitan Spara, che appunto mi ha chiamato e mi ha detto: Save, vieni che si fa una avventura di pesca in amicizia, senza particolari tecnicismi eccetera eccetera, perché noi non siamo dei garisti, quindi proporremo una pesca al tonno che possono fare tutti. La Gwendalina, la barca su cui sono ospitato quest'oggi, non è una barca di 15 metri. Tutti mi chiedono: ma io per prendere i tonni devo avere una barca da 15 metri, 10 metri con tutti i portacanne? No, la Gwendalina quanto è lunga, Matte? 6 metri circa. Barca di 6 metri, portacanne che sono portacanne da bollentino che riadattiamo alla pesca al tonno, e le canne che mettiamo in pesca sono canne alla portata di tutti. Esatto, pescheremo con 2 Zaratan, una con il braided e una con il nylon e basta. 2 canne in pesca e insomma, se siamo qua vuol dire che poi alla fine il gioco ha funzionato. Io continuo a sudare perché chiaramente è estate e io sto sudando, e soprattutto perché il signore qua, i patti erano che avremmo dovuto fare un tonno per uno e invece alla fine ne ha fatto 1,5. Ecco. Dai, lo vedrete. In questo primo angolo tecnico affrontiamo l'assetto iniziale, cioè abbiamo detto che peschiamo con 2 canne e basta, perché l'approccio deve essere facile, intuitivo. Chi va a tonni mediamente a drifting ne mette 5, noi ne mettiamo 2. 2 in funzione anche dell'approccio di pasturazione, perché come state vedendo nelle immagini, Matteo sta pasturando con un bussolotto, e cioè va a scaricare i carichi pasturanti in prossimità della metà della colonna d'acqua, indicativamente. A quanto l'hai settato lo sgancio dei bussolotti? Circa 25-30 metri, ecco, dove solitamente in quella zona passano i tonni. Infatti è tutta una questione statistica. Sappiamo, Matte sa, che in questo periodo, in questa zona, il pesce si presenta intorno a quell'altezza lì, non sale quasi mai, probabilmente per ragioni di temperatura dell'acqua in superficie, e quindi dobbiamo pasturarli sul fondo, o meglio a mezz'acqua. Proprio a seguito di questo abbiamo le 2 canne, una con il braided line multicolor che viene praticamente piazzata in prossimità dell'altezza di sgancio del pasturatore, ma è una canna jolly perché, non avendo la boetta di galleggiamento, è equipaggiata solo col piombo e l'esca viene tirata in su o in giù in funzione di quello che vediamo sull'ecoscandaglio. Se l'ecoscandaglio ci dice che abbiamo un tonno stranamente a 15 metri, è chiaro che quella verrà alzata e l'esca verrà messa, per così dire, in bocca al tonno. La seconda canna invece la posizioniamo con una boetta, quindi gli daremo un'altezza fissa e grazie alla boetta e alla corrente la porteremo un po' più lontano, in maniera che non dia fastidio all'altra canna. Anche questa boetta viene fissata, sempre per esperienza, diciamo intorno ai 35 metri di profondità, e questo dovrebbe garantirci potenzialmente degli strike, o comunque di stare in pesca nel punto di massima attività. Ultima cosa, abbiamo differenziato volutamente anche quello che abbiamo messo nella bobina dei mulinelli, e cioè in quella a picco, ecco il braided, mentre quella a boetta, che doveva prendere un po' più corrente, doveva
sentire il vento e staccarsi dalla barca, c'è un nylon in particolare dello 0,60. Ah, vai te. Vai! Vado io? Va bene, via. Ma l'aveva lei detto. Come hai fatto? Eccoli! Così faticoso. Biscottino. Vai, vieni. Ci si lega. Olè. Ciao! Quella l'hai tirata giù te? No. In questo angolo tecnico andiamo a parlare di assetti, e cioè come abbiamo costruito la lenza. Volutamente abbiamo un approccio il più possibile facile da replicare, nel senso che limitiamo al massimo nodi complicati, utilizziamo dei crimp per rivettare, utilizziamo delle girelle, ami semplici, insomma tutto per raccontarvi una pesca al tonno che potete fare, non dovete essere garisti, campioni per prendere i tonni. I tonni è un pesce relativamente facile da prendere, con l'attrezzatura giusta prendono tutti. I tuoi clienti, per esempio, i clienti che porta Matteo in mare sistematicamente catturano tonni grazie all'esperienza di Matteo, però anche chi non ha preso mai un tonno riesce a prenderlo con gli assetti giusti, e questo video vuole appunto illustrare questi assetti giusti. Terminali. Il terminale è un terminale mediamente su una canna, quella girella, di 2 metri circa, 1,5 metri, con un diametro un po' più grande, cioè dello 0,70. In particolare noi utilizziamo l'Ultra Strong FC 403 dello 0,70 nella versione Crystal, cioè trasparente. Perché dico questo? Perché l'FC 403 esiste anche in una versione pink, e questa versione pink per il terminale la andremo a mettere sull'altra canna in un diametro più sottile. Perché? Perché verosimilmente quella canna con il braided potrebbe essere tirata molto in superficie, e quindi avere la colorazione rosa pink aiuta dal punto di vista dell'invisibilità, e tante volte le riusciamo a fregare così. Colorazione rosa con un diametro più sottile ci permette di beffare anche il tonno più furbo. A questo terminale sono uniti degli ami, in particolare ami Shinken versione Mutsu Circle, un amo Circle perché deve lavorare da solo. La particolarità del nostro assetto è che utilizziamo
su consiglio di Matte, dei numeri piccoli, e cioè un 3-0 in particolare. Un 3-0 perché è poco invasivo e fa pochi danni al pesce quando rimane magari sull'apparato boccale esterno. Diciamo che gli lasciamo un piercing dopo un'intensa attività sportiva. E poi perché qui in questa zona mangiano a bocconi molto molto piccoli, e quindi il 3-0 ha un vantaggio chiaramente su un amo più importante. Consigliamo questo tipo di amo perché è un amo rodatissimo, che ha preso tanti tonni, che garantisce strike e combattimenti per così dire sicuri. Quando andiamo a mettere le girelle, diciamo che la modernità vorrebbe la girella attaccata all'amo. A me non piace questo sistema perché l'amo lo voglio più leggero possibile, soprattutto quando è molto piccolo come in questo caso, quindi necessitiamo di andare a posizionare un sistema di scaricamento, quindi una girella a una distanza di 1 metro, 1,5 metri, intanto una vespa mi può pinzare per forza, 1 metro, 1,5 metri dall'amo. A tal proposito mi raccomando, investite nella girella, la girella deve essere valida, buona, deve riportare un libraggio dichiarato, come giusto appunto l'X-Trunk Crane di Trabucco. Noi stiamo usando la misura dell'1, che la misura dell'1 ha un carico di 500 libre, quindi vi auguro di prendere un pesce in grado di mettere in discussione un carico del genere, però in linea di massima deve essere una girella che scarica bene e che garantisce carichi importanti. Oh. Bi, bi, bi. Bi, 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 bi. No, sì. Dov'è la boetta? Oh, è partita la boetta! Si schianta, va bene. Vai, vestiti, vai! Palle qui, mi servono di mettere le mani. Leva il coso, il coso lo posso spengere io. Sì, sì, allora, non è qui, ci siamo. Anche qua. Sì. Capito dove è cambiata mancia? Vado, non ce la faccio più, sai? Sì, già. Allora poi occhio. Non ce la fai che riposi. Domanda. Ma la può prima. Tu c'è. Come c'è? È al 50 metri. No, dai, di cazzato. Lo giuro. È al 50 metri. No, svenia. Spera con la cintura e tu. Ce la fa più, si fa il cambio, finisco io. Vai. Sì. Vabbè. Vai, basta. Mi piace. E ora c'è quello fresco! Sì, andiamo verso la kayak, credo. Ah, vai col kayak.
collo. Ok, allaccia. Vicino vicino, Vai. Ciao! Ciao bello! Vai! Bisogna spendere un capitale per andare ai tonni, ci vuole la canna da 2-3 mila euro? Questa è una domanda che mi viene posta, assolutamente no. Se la canna è ben strutturata, costruita e realizzata, può essere una canna che magari costa 150-200 euro e va più che bene, come nel nostro caso. Noi stiamo pescando con delle canne adorate dal capitano, perché ce n'ha diverse, le mette in pesca anche con pescatori inesperti e... Esatto, peschiamo con le Zaratan 50-80 libre e sono veramente canne facili, nel senso anche chi si approccia per la prima volta a questo tipo di pesca non trova difficoltà con bestie tra virgolette del genere, perché si parla di tonni che insomma hanno veramente dei... Sì, assolutamente, sono tonni forti, verosimilmente, che ti possono mettere in difficoltà fisicamente, ma anche le attrezzature. Effettivamente concordo con Matte, le Zaratan hanno un passo in più perché sono canne estremamente semplici. Noi abbiamo voluto utilizzare, sempre perché questo è un tutorial pesca per chi inizia, non particolarmente tecnico, con l'azione più forte, perché chiaramente consente un margine d'errore maggiore e si suppone che chi inizia gli errori li fa. Però ci sono due azioni più light, una versione bianca e una versione gialla, che possono andare bene anche per pesche un po' più raffinate. Oggi non siamo scesi nel raffinato, ma stiamo sul pratico. Che abbinamento di mulinello? Il mulinello deve essere un mulinello su cui magari investire qualcosina in più, andare a scegliere un mulinello di una certa qualità, in particolare deve essere corpo in alluminio, deve essere un mulinello fluido, meglio se ha il doppio rapporto di recupero. Quest'oggi abbiamo utilizzato una marcia ridotta per recuperare soprattutto il secondo tonno, che era un tonno verosimilmente grosso, quindi con la marcia ridotta è più facile, nettamente più facile gestirlo. Il mulinello ce li deve avere. Vedete in pesca volutamente due mulinelli diversi ma dello stesso marchio, in particolare i Maxel. Uno è il nuovo Seagull, quindi la versione argentata per così dire, che trovate nei negozi, e quell'altro è la versione precedente, in particolare il Seawolf, che è con me da più di 10 anni a questo punto e funzionano ancora bene. Li metto in pesca per farvi vedere che comunque sono mulinelli per la vita, si comprano una volta, ci si spende qualcosina in più e poi rimangono, quindi è assolutamente un qualcosa su cui investire. Abbinamento Zaratan rossa o gialla con mulinello Maxel Seagull 30 libre, secondo me riusciti a vincere in stand up praticamente tutti i tonni. Perché stand up? Perché si pesca in piedi. E cosa serve per pescare in piedi? Serve una cintura da combattimento come la belt che stiamo indossando noi per questi combattimenti, cintura ben costruita di Raptor, rinforzata, anche lei è con me da tanto tempo, ve la proponiamo perché anche questa non è una cintura che magari di marchio blasonatissimo può venire a costare 200, 300, 400 euro, visto dei prezzi allucinanti per alcune cinture. Questa è veramente alla portata di tutti, quindi può far parte del pacchetto che si vuole acquistare per iniziare questa avventura. Bene cari amici, l'avventura può dirsi conclusa, direi che non ci resta che salutare da San Vincenzo. Siamo stanchi, io più di lui, sudati, affaticati, ma soddisfatti del risultato. Speriamo che questo approccio easy, semplice, dedicato a chi inizia o chi vuole iniziare la pesca del tonno sia stato di vostro gradimento. Ciao a tutti e alla prossima!